Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vi mostrerò il metodo con cui realizzo il metallo non metallo dorato e per farlo useremo un set di colori AK terza generazione di cui abbiamo già usato alcuni colori in altri video. Useremo come soggetto questo carinissimo calderone di Cobra Mod stampato in resina di cui trovate il link qui sotto. Il set è specifico per il metallo non metallo oro, ovvero ci fornisce una serie di colori formulati e abbinati per creare un'ottima scala cromatica con cui creare le luci, le ombre e i toni intermedi necessari per un buon oro. Ovviamente si possono creare tonalità d'oro molto diverse usando altri colori o anche meno rispetto a tutta questa gamma, ma questo set contiene colori di buona qualità che sicuramente velocizzano il processo. In ogni confezione è incluso anche un tutorial con un esempio su come usare i colori presenti. Partiamo quindi da base nera, in questo caso leggermente satinata grazie al finish del primer Molotov, di cui vi ho parlato in questo video. In caso si fosse in dubbio su come posizionare le luci, basta sempre fare una foto e tenerla come reference, per avere sempre una traccia sul corretto posizionamento, che si può poi decidere di arricchire con ulteriori luci e riflessi. Una volta asciutto il primer, iniziamo stendendo una base coprente di Hull Red, il più scuro tra i colori compresi nella confezione. Questo ci permetterà di avere una base meno scura da cui partire rispetto al nero e fungerà da oro nelle ombre più profonde. Trattandosi di colori base, possiamo usare anche un pennello grande per velocizzare il lavoro. Una volta asciutto passiamo al passaggio successivo, creando un tono intermedio tra Hull Red e Sahara Yellow. Questo colore ci servirà per cominciare a restringere la zona colpita e schiarire gradualmente il soggetto. Affinché diventi oro dovremo salire di molte tonalità, ma lavorare gradualmente ci permette di non preoccuparci più delle ombre via via che schiariamo e soprattutto avere una base gradualmente più chiara su cui lavorare. Lasciamo quindi la tonalità iniziale solo nei recessi e schiariamo il resto con questo tono intermedio. Saliamo ulteriormente di un gradino con il Sahara Yellow, che essendo leggermente poco coprente, consiglio di integrare con una punta di Sand Yellow. La percentuale di bianco presente in questo colore aiuterà a rendere più coprente il Sahara, facilitandone la stesura. Con questo cominciamo a dare una struttura alle luci, restringendo di molto la zona colpita rispetto al passaggio precedente. Illuminiamo le zone più voluminose e più in vista, come le estremità di archi e mezze sfere. Cercare di interpretare ogni forma come un solido è la strada giusta, ma in caso di dubbio la reference ci torna sempre utile. Ora che abbiamo fatto un primo sketch, dobbiamo sfumare questi passaggi e per comodità possiamo creare 3 o più tonalità intermedie con diverse percentuali dei colori usati, per sfumare via via le linee di stacco. Usando prima quello più scuro e poi gli altri successivi per avvicinarci sempre di più al Sahara Yellow, e così per ogni elemento. L'idea è quella di passare liberamente tra un colore e l'altro, tenendo sempre poco colore sul pennello e sciacquandolo e asciugandolo al bisogno, così da avere in ogni momento il colore giusto per rendere la transizione morbida e liscia. Piccole pennellate controllate e la giusta consistenza sono essenziali per ottenere un buon risultato, ma con le tonalità intermedie che ci accompagnano verso un risultato liscio è tutto più semplice. Fare uno sketch veloce e soltanto dopo sfumare i passaggi ci permette di capire fin da subito se il risultato ci sembra visivamente corretto o meno, senza stare a sprecare tempo a sfumare per poi modificare il posizionamento delle luci.
Per quanto riguarda la scelta dei punti da illuminare, tutto ciò che è concavo riceve più luce. I profili di ogni sezione sono in genere quelli che ne ricevono di più, quindi non dovremo dimenticare di mettere risalto di volta in volta. In questa parte circolare, ad esempio, per dare l'idea della forma, possiamo segnare i profili, una zona che riceve più luce al centro del cerchio e lateralmente lavorare a raggiera, con aree triangolari più grandi all'esterno e più piccole all'interno, e le controparti di ombra nella metà inferiore, che possono essere di dimensioni diverse per una maggiore credibilità. Passando ad un ulteriore livello di luce, dovremo rimpicciolire e concentrare i punti chiari, seguendo la logica di quanto segnato in precedenza. Quindi non metteremo mai nuove luci così chiare se sotto non si trovano quelle intermedie, e saranno sempre più strette rispetto alle precedenti. Non dimentichiamoci dei profili, nei quali si concentra molta luce e che permettono di distinguere meglio gli elementi tra loro. Possiamo ad esempio divertirci inserendo una luce più grande centrale e poi staccate due più piccole e meno brillanti. Tornando sull'esempio del cerchio sotto, inseriamo una luce centrale più intensa, sempre seguendo la forma a raggiera. Evidenziamo i profili solo nei punti più luminosi, lasciando gli altri al tono precedente, e inseriamo una striscia di luce nei raggi laterali. Sfumiamo con calma anche tutti questi passaggi cromatici, come abbiamo fatto prima, e quando otteniamo un risultato che ci soddisfa, passiamo alla fase successiva, nella quale useremo i due colori più chiari inseriti nel set. Iniziamo da Ice Yellow e seguiamo la falsariga di quanto fatto prima, ma segniamo zone davvero piccole, che serviranno semplicemente a concentrare visivamente la luce in quei punti, senza però intaccare l'equilibrio tra i passaggi precedenti. Come abbiamo visto nel video del No Metallic Metal argentato, i bordi rivolti verso il basso è meglio sempre segnarli con il colore scuro, così che diano immediato risalto alle luci, quindi se capita di sporcarli ci basterà sistemarli velocemente. Per dare subito più vita al tutto bastano davvero poche luci, meglio non esagerare per non far perdere il senso al resto, anche se ovviamente questo passaggio dipende da quanto vogliamo rendere scintillante il nostro metallo. Un piccolo accenno di luce negli elementi più in vista sarà più che sufficiente, magari con delle piccolissime pennellate. Ancor più piccolo sarà l'intervento che faremo con l'avorio, che inseriremo davvero quasi in modo impercettibile al centro dei punti più luminosi di prima. E con questo si conclude anche questo tutorial. Fatemi sapere cosa ne pensate del risultato finale e se vi piacciono queste prove pratiche dei set AK, colori che come sapete uso quotidianamente anche in live su Twitch e che mi piace davvero farvi conoscere. Per altre miniature dipinte e consigli vi invito a seguirmi anche su Instagram seguendo il link che trovate qui sotto. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!